Ciao da Gabriele di Stati Calmo. Voglio farti vedere un programma diverso da Tableau. Tableau serve per visualizzare i dati principalmente. Se si vuole fare elaborazioni più articolate, diventa scomodo. Ti sto mostrando un programma di nome JASP con il dataset sanitario che ho fatto vedere anche in Tableau. Innanzitutto ti descrivo molto brevemente JASP. Si tratta di un'interfaccia grafica per un motore che sta sotto. Il motore di solito è un linguaggio di programmazione, qui penso che ne ha almeno un paio sotto. Esistono vari tipi di interfacce grafiche per programmare, ad esempio su Python hanno fatto un programma di nome Orange e su R ne hanno fatto un altro ancora di nome Jamovi, ma ne esistono vari. Perché ti faccio vedere un'interfaccia grafica per la statistica? Perché essenzialmente per quello che vuoi fare tu, soprattutto se hai certe dimensioni nella tua squadra, diventa molto più rapido. Ovviamente questa semplicità d'uso e immediatezza ha come prezzo il controllo che hai su quello che stai facendo. Approfondirò questa cosa in un altro video. Ora, se io volessi ripetere quello che ho svolto su Tableau, ho varie opzioni. Innanzitutto vado su descrittive e gli dico injury type e già noterai immediatamente che qui non ho come su Tableau una casella dove scrivo la variabile e seleziono solo quello. No, qui l'ho cercata a mano e si perde più tempo. Quindi come immagini ogni programma ha i suoi vantaggi e svantaggi. Vedi che già ci ho messo un po' di tempo a trovarla. Praticamente qua ci fa subito il conteggio delle osservazioni. Probabilmente ricorderai che su Tableau ne avevamo 188, qui 504, perché qui le abbiamo tutte, non solo quelle per la caviglia. Come faccio a dirgli voglio solo quello per la caviglia? Su Tableau si impiegava 7 secondi, si trascinava il nome della variabile in filtro e si concludeva così. Qui no, qui si va sui dati, clicco qui e vedi che mi fa vedere tutti i valori? Al che uno pensa, faccio come su Tableau, li spunto tutti, in modo che li tolgo tutti e seleziono solo quello di mio interesse. No, qui no, qui bisogna spuntarlo uno a uno. A meno che non mi sono perso qualcosa, ma non credo. Bisogna toglierne uno a uno. A un certo punto noterai come in questo momento che mi ha fatto il caricamento, il cursore, che rallenta. Perché ovviamente il programma ha attributi forti, diciamo così. Quindi è un lavoro di pazienza, si risparmia tempo da una parte, ma a seconda di quello che uno vuole fare, lo perde per altre cose. L'alternativa qual era? L'alternativa era creare una copia del file con il filtro. Tra l'altro una precisazione, il programma non funziona con gli Excel, ma con un'estensione di nome CSV ed altre. Quindi io l'ho convertito tramite Excel perché altrimenti non potevo fare niente. Adesso metto dentro gender, age, età, PMI, diabete e vedi che solo per età che risulta continua e quantitativa abbiamo altre metriche, cioè la media, la deviazione standard, massimo e minimo. Tra l'altro, forse avrai già notato che PMI non risulta. Vedi che PMI la vede come un nominale, invece è una scala. Per qualche strano motivo, se io lo converto, mi dice che non posso. Contiene un testo da qualche parte, non capisco dove. Probabilmente quando si fanno la trasformazione da Excel a CSV fa qualche disastro e lo vede come testo. E non si può fare granché qui. A meno che non gli metto un filtro, ma non ha senso. Cioè, serve proprio cambiarlo.
Però, vedi che se io clicco, il programma mi suggerisce di fare doppio clic per modificare. Questa è una cosa interessante di JASP. Mi consente di andare su Excel. Da Excel vi posso dire che qui abbiamo un numero. Ora, se io salvo, forse, lo posso convertire. No. Adesso torno su Excel e vediamo perché non... Vedi che il problema è questo valore NA. Quello è un formato testo, effettivamente. Questa cosa mi suggerisce questo. Se io vado sui filtri, troverò un trattino e un NA da qualche parte. Eccolo lì. Questo lo tolgo, l'ho perso. Questo lo tolgo. E adesso prima o poi troverò quel trattino famoso. Da qualche parte. Mica detto che togliendo quei due valori là mi permetterà di convertirlo in quantitativo, eh? Ecco. Proviamo. Vedi? Non basta. E allora mi tocca andare di nuovo sull'Excel, pescare a mano l'NA e i trattini. Se faccio qua un filtro faccio decisamente prima. Come ho già detto in un video precedente, purtroppo chi lavora o tratta dati spesso impiega la maggior parte del tempo a fare questi lavori di pulizia, più che le parti divertenti. Ora ho salvato e non dovrebbero esserci problemi. Infatti vedi, immediatamente lui mi vede BMI come quantitativo. Quindi come vedi già questo giochino di dati sporchi ci è già costato 4-5 minuti. Vedendolo come quantitativo mi fa le stesse metriche di età dove non avevamo problemi. Tra l'altro, piccolo trucchetto, se hai mai sentito parlare di distribuzione normale o a curva di campana, che ha applicazioni in tanti fenomeni naturali, se la media e la mediana, ossia il valore centrale di una distribuzione, risultano coincidenti, allora, senza nemmeno guardare il grafico, si può dire che abbiamo a che fare con una distribuzione normale, gaussiana. Non succede qua praticamente mai, perché la realtà purtroppo non è un libro di testo. Qui ci sarà quello che i statistici chiamano asimmetria e vabbè, ne esistono vari tipi di asimmetria, qui ne avremo sicuramente una, ma non risulta problematica. In realtà esiste una definizione ancora più rigorosa per parlare di distribuzione normale, ma non ci interessa in questa sede. Aggiungo queste altre due variabili. Quindi abbiamo 186 osservazioni contro 188 di Tableau, non è una grossa perdita. Per tornare ai risultati di Tableau, Tableau fa essenzialmente tabelle pivot, particolare tipo di aggregazione. Qui si chiamano tabelle di frequenza. Come vedi, non sono la stessa cosa, nel senso che le tabelle di frequenza le fa per ogni variabile, le tabelle pivot le fai su più variabili. Tableau ha questa cosa in più che qui non si può fare, a meno che non si va nella parte di programmazione vera e propria. Quindi su Tableau hai le tabelle pivot che ti permettono di aggregare varie variabili, invece su JASP hai le tabelle di frequenza che aggregano una variabile alla volta. Ovviamente sotto questo fronte Tableau alla meglio. Ora possiamo fare una cosa che su Tableau verrebbe molto più laboriosa, ossia un grafico di correlazione. Vedi che è un'immagine piuttosto grande e non dovrebbe farla vedere così grande, tra l'altro. Su Tableau creare una cosa così serve parecchio tempo, non conviene affatto crearla su Tableau, infatti. Ovviamente le matrici di correlazioni, perché alla fine questa è una matrice con dentro grafici, le matrici di correlazioni convengono quando si ha varie variabili quantitative. In questo caso le uniche variabili quantitative risultano BMI, età. Si osserva cosa? Che
Queste due variabili ovviamente hanno una correlazione negativa, ma l'interpretazione va fatta in un secondo momento. Comunque, come dicevo prima, questo grafico di correlazione, oltre a mostrare le correlazioni, mostra anche le distribuzioni delle singole variabili. In BMI abbiamo una normale, ma ha una simmetria verso sinistra, si vede chiaramente, mentre invece con età la cosa risulta un po' più delicata. A me verrebbe da dire che abbiamo una simmetria verso destra, non ne sono completamente convinto, ma non, non ci importa più di tanto. A questo punto voglio focalizzarmi su questo aspetto come ulteriore differenza fra Tableau e Jasper. Ovviamente questo lavoro delle correlazioni si può fare anche su Tableau, richiede molto più tempo, serve un campo calcolato, forse anche più di uno, e poi si costruisce l'indicatore finale, ossia la correlazione. Ovviamente la buca si può fare anche con un martello, non ha molto senso in termini di tempo. Su questo aspetto invece è assolutamente proibitivo andare a fare i conti su Tableau. E se mai avrai modo di capire ad esempio da dove viene fuori il BF, di cui parlerò dopo, capirai perfettamente perché non ha senso usare Tableau per una finalità del genere. Allora, qua sopra puoi vedere la correlazione non epurata da altre variabili, perché in questo caso ne abbiamo due. Di solito la correlazione parziale risulta più rigorosa di quella semplice, come in questo caso. Puoi osservare una correlazione negativa, che vedi meglio qua sotto, ma poi ritorneremo su questa parte, ossia il crescere dell'età diminuisce il body mass index, ossia una trasformata del peso e dell'altezza. E come vedi, il p-value risulta molto basso. E ti ricordo che sotto 0,05 di solito in letteratura abbiamo a che fare con una significatività. Addirittura questo valore risulta 10 volte inferiore, a cui risulta una significatività molto forte. Hai appena visto l'approccio frequentista. L'approccio bayesiano funziona diversamente. Innanzitutto non è un p-value qua dentro, ma è un BF, che significa base factor. L'interpretazione è un po' diversa. In genere, quando hai un BF fra 3 e 10, hai qualcosa da celebrare, ma adesso lo vedremo nel dettaglio. Come sopra risulta sicuramente negativa, possiamo farla anche non lineare come correlazione, ma vedi che non cambia niente, cioè la Pearson è quella lineare, la Kendall è quella non lineare, vedi che hanno comunque la stessa forza in termini di BF e come valore, vabbè, si discostano un po', quindi ha più senso studiare solo quella lineare. Perché non si fa solo l'approccio frequentista e si fa anche quello bayesiano? Quello frequentista dà meno informazioni, per non scendere troppo nei dettagli. Innanzitutto non è questo studio, ossia lo studio della forza delle evidenze in funzione della prior. Spiegare cosa significa prior in questo caso richiederebbe un video a parte, quindi ti chiedo un po' di fede. Io ti chiedo solamente di notare che questa evidenza non risulta robusta rispetto alla prior. Successivamente, e questa cosa risulta più immediata da capire, anche se non si sa nulla di inferenza bayesiana, vedi che al variare del numero di osservazioni che l'algoritmo studia, l'evidenza balla. E questo approccio qui noi non ce l'abbiamo per l'inferenza frequentista. Qui una persona poteva vedere, porca miseria, un p-value molto basso, fine. E qua invece no, la conclusione risulta opposta. Ovviamente nulla vieta che all'aumentare delle osservazioni, oddio, nulla vieta, si potrebbe discutere anche questo, ma nulla vieta che all'aumentare delle osservazioni raccolte questa evidenza diventa forte. Ma in questo caso abbiamo delle variabili arcinote in letteratura, cioè il body mass index e l'età. Io immagino che in letteratura, immagino che questa relazione risulta molto studiata e quindi non serve fare un'analisi bayesiana, nel senso, se si sa già perché studiarla, basta semplicemente fare una ricerca su Google e si conclude così il discorso. Però capisci che se noi abbiamo a che fare con dati della tua azienda molto particolari, in termini di nomi di colonne, dove non esiste letteratura a riguardo e se esiste bisogna sapere dove andare a cercare, limitarsi a questo tipo di conclusione
risulta pericoloso. Supponi che al posto di BMI e età hai conversione ed età. Questo ti diceva vai tranquillo. Qua ti diceva no, occhio, occhio. Capisci che se tu continuavi delle conversioni in funzione di quel parametro, alla luce di questo rischiavi di perdere un sacco di soldi in pubblicità. Con tutto questo, io non voglio farti perdere la fiducia nella statistica, nel senso, io capisco che adesso io ti ho presentato un approccio che ti mette in discussione probabilmente quello che tu hai sentito fino ad oggi, cioè guardo il p-value e da lì mi oriento. Lo capisco, purtroppo avere a che fare con le scienze dure, che poi si trasportano automaticamente sulle scienze molle, in questo caso l'economia, purtroppo ha varie difficoltà, sfide, chiamale come vuoi, nel senso per me è una sfida perché io trovo divertente vedere che un approccio mostra conclusioni opposte rispetto a un altro. Chiaramente per l'imprenditore può diventare una seccatura, perché ovviamente questo tipo di investigazione richiede tempo ed esperienza, nel senso bisogna sapere cosa si sta utilizzando, perché altrimenti se uno dice premo questo bottone e ho questo risultato qua, ma non capisco primo come lavora e secondo non so interpretare i risultati, si rischiano esperienze dolorose, per non dire altro. Se anche tu hai bisogno di una persona che ti assiste nell'interpretazione di risultati inferenziali di varia natura, sai chi chiamare. Se invece ti senti più fiducioso di te stesso, puoi leggere la letteratura e dopo svariate ore, per non dire decine di ore, potrai avere la conoscenza per gestire queste interpretazioni in un'autonomia. Quindi per oggi è tutto. Da Gabriele di Stati Calmo, spero di non aver scombussolato troppo alcune delle certezze che avevi sulla statistica. Ciao!